Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canale e questo, come vedete, tocca intorno e arranco. Allora, questo video sarà dedicato a una cosa abbastanza importante perché ci saranno delle grandissime modifiche in questo video e vi tengo a continuare a vedere il video perché sarà una cosa credo abbastanza interessante per eventuali modifiche da fare su qualsiasi tipo di van o costruire direttamente i mobili all'interno di un qualsiasi furgone o trasformazione. Anche per una roulotte potrebbe essere interessante questo video o qualsiasi altra cosa. Allora, cosa faremo in questo video? In questo video smonteremo questo mobile e quel mobile e per andare poi a creare un mobile al posto di questo con anche quella roba lì dentro. Toglierò la stufa, metterò un cinebasto, poi vedete anche il montaggio di quella roba lì e farò anche altre chicchette abbastanza interessanti per l'acqua e altre cose. Comunque adesso iniziamo a fare questo lavoro, svuoto tutto quanto e si smonta. Ah, un'altra cosa, vedo che tantissimi di voi seguono il video ma non sono iscritti, per cui se volete iscrivervi al canale farebbe bene e non costa niente, è gratuito, per cui poi magari potete trovare qualcosa che potrebbe interessarvi ogni volta che ci sarà un video nuovo e rimarrete aggiornati. Allora, in questo mobile abbiamo la dispensa che adesso è ancora un po' pienotta, carta igienica che non c'entra niente qua perché c'è il suo posto specifico. Qui abbiamo il reparto dedicato alla bombola del gas, qua dentro c'è anche il serbatoio delle acque chiare, stufa per il riscaldamento che non ha nessun tipo di ventilazione, semplicemente l'aria entra da qua ed esce di qua calda. Qui abbiamo il lavandino, con questo bellissimo tagliere che ho fatto su misura abbiamo i fornelli e qua in basso abbiamo un reparto dedicato al portapotti, ciabattine, carta igienica, i prodotti per questo qua dietro e qua abbiamo il serbatoio delle acque grigie che poi andrà spostato ovviamente, però questo qua rimane ormai parte integrante del mobile e basta. Avanti con gli scavi! Ricordate che le bombole si aprono e si chiudono nel senso opposto, il bullone di fissaggio va rovesciato. Così è tutta un'altra storia. Oh, guarda che bello, molto bene. Poi dopo bisogna mettere via tutta questa robettina qua, dell'acqua, un po' di cose, un po' di modifiche devo farle per togliere questa roba. Comunque niente di grave, intanto continuiamo con quello. Benissimo, allora siamo arrivati finalmente qua. Ho tolto il serbatoio, ho tolto tutta questa parete qua che dovrò sistemare tutto. L'isolazione dentro è ancora buona, è molto rustica, però funziona bene, per cui credo che la lascerò. Sotto c'era la zona qua un po' brutta, per cui ho tolto tutto quanto. Qua c'è ancora il buco originale del furgone, che all'interno del furgone originale c'è questa botola per andare qua dove ci sono attrezzi o altre cose e ci sarebbero due sganci rapidi nella mira che non c'è, ma ho tolto via il tubo dell'acqua, corrente che c'era qui per una cavolata. Adesso metterò un po' di ordine qua dentro, che c'è la pompa dell'acqua, l'arrivo dal serbatoio e questo qua è il tubo che avevo già messo nuovo che andava al lavandino che non c'è più lì, per cui qua si cambierà un pochino tutto quanto. Diciamo che siamo a buon punto, con una bella pulita, e poi questa sarà la zona adibita a riscaldamento a gasolio, il portapotti andrà più o meno qua e questo andrà più o meno così, in senso l'altro, adesso non sto a guardare sta roba. Il mobile si svilupperà intorno a queste due cose qua, il serbatoio dell'acqua qua dietro, progetto fatto 3D con software super avanzato e adesso vediamo di metterla in atto. Dunque questo bruttissimo buco che hanno fatto in passato, ma brutto per l'aria della stufa a gas, e mi farà comodo per la ventilazione proprio della parte riservata al portapotti. Dunque il mio progetto prevede anche di togliere questa parte qua, che adesso dovrò rimuoverla. Il mobile che farò sarà più alto di questa roba qui. Comunque lo vedrete. Qua, iniziamo. Ok, abbiamo il serbatoio, abbiamo isolato qua dietro, ho tolto del polistirolo che c'era, ho messo questa situazione qua, serbatoio bello fisso come era prima, che non ha mai dato problemi, per cui l'unica differenza è che invece che essere appoggiato sui zoccoletti di legno
che possono marcire. Ho messo questo materiale isolante ultra rigido, per cui non avrà nessun problema neanche col peso, ma poi lo scoprirò strada facendo, ma non penso proprio che sia questo problema. Lasciato leggermente più alto di qua, in modo da non avere dei residui che magari rimangono di prima, era così. Comunque è stato pulito dentro, mi piace qua libero, adesso il comunicante con l'esterno, ma perché manca un coperchio, lo lascerò così proprio per far sì che quando ci sarà il riscaldamento in questa zona qua, praticamente il caldo che verrà prodotto, quello diciamo che verrà perso, andrà anche a scaldare questa zona qua dove c'è la pompa, raccordi eccetera, per evitare che si congeli se mai ci sarà abbastanza freddo. Ma con i tempi che corrono vai a Capo Nord, il freddo non c'è, per cui perché è una cosa inutile, però voglio farla. Quindi proseguo con i lavori che adesso vedremo. Ecco fatto, un bel trattamento, si sa mai che ho toccato da qualche parte, adesso è bello isolato. Qua è Emanuele, è un mio caro amico che si diletta come hobby nel creare cellule. Ovviamente mi faccio aiutare per questo proseguo di video relativo alla costruzione del mobile. Dunque abbiamo un sacco di materiale, quello che serve, un multistrato, sia questo che questo qua, che servirà appunto per creare il mobile che avete visto che ho tolto in tutta quella zona lì, per cui non indugiamo, tagliamo la testa al toro, riflettiamo la luce sul pavimento o come si dice pianta sotto del mobile e poi dopo le cose serie. Allora abbiamo preso le misure del pavimento, della parte mancante che avevo tolto prima, ed è stato un lavoro abbastanza delicato perché era questione di millimetri proprio, perché bisognava lasciare gli spazi liberi per il cinebasso dopo, per l'entrata dell'aria del portapotti e comunque doveva sostenere completamente il mobile, per cui un po' di tracce sul legno da tagliare e poi via a tagliare. Questa cosa qui che sto facendo adesso è fare un fondo in vetroresina sotto la pianta del mobile che serve per isolare completamente il legno dal fondo del furgone. Ho messo la prima parete, è stato abbastanza difficile trovare la linea esatta del bordo qua intorno. Adesso con questa qua, che sarà una parete abbastanza complessa, perché se la vedete così non c'entra assolutamente niente, avrà due profondità, per cui adesso ci sarà un primo taglio, dopo vedrete, piano, e poi il collegamento a questa parte qui, il punto di riferimento per il resto del mobile sarà quello. Poi giochetto con la matita per fare la linea del fianco, per cui niente, ancora qualche parolaccia e poi si comincia a vedere qualcosa di sensato. Bene, andiamo a tagliare. Allora, eravamo rimasti che avevo fatto un po' la struttura generale all'interno del furgone, è stato abbastanza complicato, ci ho messo un'intera giornata perché bisognava trovare un po' la quadra delle dimensioni e quello da fare, insomma l'avevo più o meno già progettato, ma era più o meno, per cui dovevo avere tutti i pezzi in mano per definire bene come fare. Oggi finalmente, non dico che finiamo perché sarà impossibile, però continuiamo a creare la struttura, vedrò gli ingombi del portapoppi, del riscaldatore, un po' dove mettere tutte quante le cose, e farò da solo perché il mio amico Emanuele è tornato a casa sua perché fa il maestro e deve fare il maestro. Primo giorno andato con Emanuele, che salutiamo, ciao Ema. Adesso continuiamo e vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Adesso dovrò rifilare questo qua in modo da avere un'altezza definitiva del mobile dove appoggiarsi sopra il top e vediamo un po', vedo un po' di pezzi, un po' di attrezzi. Avanti. Adesso finalmente dovrebbe collimare giusto, se mettiamo un po' sulle linee e ancora tocca un po' troppo. Avanti. E poi chiediamo il segno. Yeah.
One eternity later. Ok, ci siamo. E anche questa parete fa bella solida, non si muove. Adesso metto sempre solo 2 viti finché non metto tutto quanto in squadra, e poi dopo, quando ci sarà lo smontaggio, la pulitura di tutto quanto e il rimontaggio, sarà finito anche, perché devo farci una schiena qua. Adesso va bene così. Adesso si fa zona cinepasto, non vi spiego niente, vedrete. È un po' laborioso perché è un po' complicato il mobile. Ho optato per questa soluzione, praticamente qua sulla parete ci sarà il buco ovale per accedere a questa zona qui, e la stufa respirerà attraverso questi fori. Di qua aspirazione, chiusura, con la parete davanti. Dai, ho messo abbastanza tutto quanto in squadra, che era tutto un po' strano. Alla fine sembrava c'era qualcosa che non andava nell'allineamento di questo qua. Ho dovuto spostarlo più in dentro, per tagliare di più qua e meno sotto, per inclinarlo completamente in così, no? Se no non collimava qua. Comunque sembra a posto adesso. Questo qui viene via in un pezzo unico, faccio vedere, così si riesce a lavorare dietro. Questo qui, una volta tirate via la parete, viene via in un pezzo unico, si toglieranno qualche vite e viene via. Bene, siamo arrivati a questo punto super tanto. Oggi, che è il terzo giorno, andiamo avanti con la costruzione di questa roba qui. Oggi sono indeciso se creare il cassettone o fissare il riscaldamento e prepararlo e tutto, però credo che farò il cassettone. Progettino, sovraimpressione, e adesso iniziamo a togliere i pezzi e vediamo cosa viene fuori. Molto bene, questa è una parte della cucina. Ok, intanto adesso dovrò mettere le scine che ho comprato, le scine dalla portata di 68 kg. Poi se viene un bel lavoro vi lascio anche il link per questa roba qua. Qui non si guadagna niente, ma magari fa comodo a voi. Le scine ridicole. Eccole qua, delle bellissime scine con blocco, in modo che non si può aprire o chiudere per sbaglio. Adesso devo solo decidere se verso il basso o se verso l'alto. Quasi così. Questo è il pulsantino del cavo, magari ci va dentro lo sporco, per cui lo metterò così. Bisogna schiacciare giù per aprire. Sì, va bene. E via. Ok, adesso bisogna trovare il modo di metterle alla stessa identica altezza. Qua, direi che ho lasciato una sostanza forse anche un pochino troppo abbondante. Così è tutto esterno. C'è qualcosa che non va, dovrebbe essere giusto come è montato, ma forse c'è troppa pressione in così. Alleggerire leggermente questo spessore, forse poi dopo che si blocca qua non dovrebbe bloccarsi a metà. Guarda cosa c'è, sistemo e poi si riprova. È passato qualche giorno, oggi è giovedì 1 maggio, il gas è chiuso, non posso dedicarmi davanti. Ho rifatto questo pezzo, che sarebbe il distanziale per centrare il mobile, l'ho rifatto un pochino di meno spessore, qui ho preferito mettere direttamente uno più basso, uguale al mobile. Ok,
prova del 9. Bene, adesso ancora non è perfetto, però funziona molto meglio. Non si ingrippa più. Si blocca fuori. E si blocca anche dentro. Qua è tutto libero. Lo spessore del pianale c'è. Bene, altro passo fatto. E adesso il coperchio di tutto ciò. Al lavoro. Poi vediamo, eccolo qua, molto bene, dunque, e si tira fuori, molto bene, altro passetto fatto. Ovviamente non mi sono portato il metro, perché mi tocca andare su giù come un satellite per le scale, beh dai. Comunque, adesso prendo la distanza da qua per terra e inizio a fare la facciata del mobile. Ogni volta che mi dimentico qualcosa, ogni volta che devo prendere qualcosa devo fare tutte queste scale. Mi mantengo in forma. Tomorrow. Adesso avete un po' scoperto il design di questo mobiletto, del resto con un furgoncino inizio anni 80 che sarebbe del fine anni 70 ci sta questo, secondo me ci sta questo tipo di design. Poi vedrete anche tutto il resto, perché non finisce qua, non è che ovviamente, no? Bene, abbiamo visto come sta, per cui adesso non ci rimane che andare avanti con il resto dei lavori, per cui questo adesso lo rifiniamo, facciamo la parte interna, questo coperchio. Bene, continuiamo. Tomorrow. Bene, adesso sempre con AutoCAD ho fatto questo progetto e vediamo di fare anche sportello per la zona stufa. Intanto siamo a questo punto. Fatto il muro dietro. Ho sbagliato delle misure qua, ho dovuto spostare la parete leggermente più in qua e mi ha messo completamente fuori misura tutta questa robetta qua, sono dovuto un pochino impazzire prima ed era a posto, ho dovuto tagliare anche qui il cassetto di 3 mm, la pensavo un po' più facile, sono sincero, però ho grandi soddisfazioni quando qualcosa collima. Vediamo un po' dove andremo a finire. Invece questo pezzo l'ho riciclato dal vecchio mobile, era il piano che ci calzava a pennello. Benissimo,
Allora, ho fatto un pochino di ordine. Questo è il ripiano centrale. E qui ci sono due buchi, che non sono due buchi gialli e neanche due buchi neri, ma sono proprio due buchi. Bene, il pezzettino fatto alluminio, molto agricolo, ma va benissimo così. Vetro resina da spellicolare, attenzione, perché in realtà qua è super lucido. E allora, adesso ci va questo qua. 26. Che voglia. Questo non va bene. Cosa l'altro 26. 23. 25 e mezzo. Quasi 26. Molto bene. Ok. Abitatore. Voilà! Solamente che non è ancora finito, qua manca ancora un sacco di roba. Per adesso mi fermo qua perché devo aspettare un attrezzino per fare tutti i tagli qua per mettere le guarnizioni. Ah sì, dimenticavo. Ok, voilà! Adesso bello liscio, le cose che scivolano ogni curva. Come avete visto più o meno il design è questo, manca ancora appunto lo sportello del portapoppi, qua dove ci sarà dei lavori che dovrò fare. Iniziamo questo lavoretto qua. Ho preso queste bellissime cernierie che possono essere utili anche a voi in caso se avete interesse. Dove le ho prese chiedetemelo nei commenti, che sono veramente molto super pratiche. Allora, questi qua saranno gli sportelli scorrevoli. In pratica le guarnizioni andranno solamente di qua e di qua, perché qua ovviamente no, perché scorre. E poi vedete l'effetto scenografico solamente con la parete montata. Bene, adesso non mi rimane che andare su, poi vediamo come viene fuori la parete finita. E dopo inizierà il lavoro difficile. Andiamo. Questo è lo sportello del portapotti. Ho preso un vasetto di fiori per fare la curva esatta che rifarò anche in altri punti del mobile. Una volta segnato ho tagliato molto attentamente seguendo la riga che avevo fatto, ma non è mai perfetta. E poi dopo una bella rifinita a mano. Bene, adesso con questa fresettina qui dovrò fare il taglio per mettere questa guarnizione qua, che andrà lungo tutti i mobili. Adesso questa che è quella da 1,5 cm, poi ho anche quella da 1,2 cm. Adesso all'opera facciamo qualche esperimento, bisognerà mettere questo esattamente a metà di questo spessore qua, fare l'incavo e poi inserirci direttamente questo qua, in modo che verrà così praticamente. E mettiamoci all'opera, proviamo e vediamo cosa ne viene fuori. Questo è il risultato finale. Non male. Bene. Non mi resta che iniziare i pezzi veri e fare molta attenzione. Ma diciamo che siamo nella direzione giusta. Iniziamo. Siamo qua col primo pezzo, abbastanza impegnativo, ma vediamo di riuscire a farlo in modo decente. E vediamo di fare il primo. Aumenta la difficoltà. Allora, tagli fatti, dove andrà la guarnizione, che ho un po' smarciato, accidentaccio, ma devo approfondire un po' la situazione. Ok, il lavoro sembra abbastanza semplice, adesso mettiamo la guarnizione. Giusto qualche metro. Vediamo un po' come viene. Non ho settato la parte interna, non sa mai che si striscia o qualcosa del genere, visto che adesso devo battere. Cambio martello, ho preso un martello leggermente più pesante, ci ho messo sopra anche dello scotch
in modo da non rovinare. Proprio curioso. Adesso cosa c'è qua? Entra così nel canale praticamente e si fissa bene. Provo subito a spianare con un pezzo di legno. Non che non sia bello, però sono delle piccolissime ondine. Decisamente meglio. Bene, adesso che abbiamo visto nel dettaglio come si fa, andiamo avanti velocemente, per non perderci troppo tempo dietro, e poi andiamo a provarlo. Adesso finiamo di smontare questo e adesso praticamente devo smontare tutto questo per togliere questa parete, quella parete, tutta questa roba qua sotto. Abbiamo tolto anche questa, togliamo anche quello e poi rifinitura. Come avete visto, insieme all'amico Emanuele abbiamo bordato tutte quante le parti, diciamo, importanti da bordare e adesso un po' vedremo per la volta come viene al risultato finito. Intanto rimontiamo tutto. Come sempre non è mai tutto giusto il primo colpo, ma neanche al secondo o al terzo, bisogna arrivare almeno al quarto colpo. Al quarto colpo cominciano a andare bene le cose, ma adesso si fanno altre rifiniture, abbiamo trovato come risolvere i problemi delle sceniere dei mobili e bene, proseguiamo. Bene, pezzi fatti, abbiamo avuto un po' di fortuna, un po' di sfortuna e un po' siamo stati un po' disattenti. Che dici, siamo stati disattenti? No. No? Non abbiamo fatto niente di sbagliato? Niente di sbagliato. Niente di sbagliato. Bene, adesso si monterà tutto quanto, intanto il mio amico va via e torna a fare il suo grande lavoro da me. Speravo un pochino più morbidi, quindi da aprire e chiudere questi qua. Allora dovrò fare una piccola modifica. Oggi saremo per finire la parte dei mobili riguardanti questi cassetti abbastanza duretti, chiusure su misura, rifiniture, la parte riguardante il serbatoio, esattamente per vedere il livello del serbatoio delle acque chiare, che sarà un po' alternativo, lavandino e fornello con relativi collegamenti. Bene, iniziamo. Rismontiamo tutta questa roba per togliere questi e lavorarli un attimo e poi andiamo avanti col resto. Per fortuna è abbastanza semplice da smontare per adesso. Smontiamo questo e poi ovviamente prima di togliere questo devo segnare il limite minimo e massimo del serbatoio. Ovviamente mi sono dimenticato il metro, ma per fortuna la Bing mi ha messo un metro da sarta dentro qua, perché sa che me lo dimentico. Grazie Bing. Massimo minimo. Bene, andiamo su altre scale. Ogni volta che vado su giù sono questi 3 piani alti che devo fare sempre.
vediamo se monta o no lo scatolone. Fa così. Oh, molto bene. E qui all'interno, dopo vari tentativi, sono riuscito a fare praticamente qua ci sarà uno sportello che si può aprire e passerà qua dentro, per poi arrivare a smanettare su questo e questo per i convogliatori dell'aria che mi serviranno separabili, che dovrò poter regolare il flusso d'aria dove mi servirà. Oh, molto bene. Adesso è tutto da fissare ovviamente, poi vi faccio vedere tutto il lavoro che ho fatto da dietro. Adesso vedo le ultime modifiche da portare e poi si fissa tutto quanto. Beh, continuiamo, anche forse no, oggi no, ma domani continuiamo. E poi tra un attimo. Rieccoci qua, adesso è ora di fare le chiusure. Non l'ho mai fatto, com'è che adesso tutta questa roba qua, ma adesso cerchiamo di capire. Ho visto che più o meno vengono messi sempre al centro, a me sarebbe piaciuto fare sopra per averlo più comodo, ma sarà giusto metterlo in mezzo. Penso che è abbastanza semplice, invece la parte riguardante il portabotti sarà un pochino più difficile. Bene, adesso un po' di scale, 3 piani, fino su e poi al lavoro. Allora, qua ho fatto questa soluzione un po' strana, praticamente sporge la guarnizione, ho usato la guarnizione della parte larga del mobile, perché questi mobili sono da 1,5 o 1,2 come questo, e qui ho usato la guarnizione da 1,5, così esce un po' e fa da bordo tenuta per questo cassetto qua, così è bello aderente e non si muove. Andiamo avanti. Ecco qua, messo isolante termico, qua, qua, qua e qua, tutte le zone calde. Montato anche la parete con l'alimentazione, ma poi vi faccio vedere. E adesso inizio a fare il portapotti. Perfetto, mettiamo sopra questo, stesso posto, chiude perfettamente. Fatto, praticamente questo è il sistema che ho fatto sotto, in modo che questo è libero. Nel momento che però si mette del peso, i piedini appoggiano per terra e così non si va a spasso col bagno. Una volta che si tira fuori ci si siede, dovunque lo metti lui sta lì. Altro step fatto. Ecco qua, andremo finalmente a installare il lavandino che ricaverò dal vecchio lavandino, il lavandino col fornello, quello originale che avevo smontato, infatti questo qui è il mobile, e adesso taglierò via il pezzo che mi servirà per il nuovo mobile, ma più che altro lo faccio perché voglio i vecchi pezzi di arranco nel nuovo mobile di arranco, così per nostalgia, perché il tempo che perdo rispetto a quello che costa il lavandino nuovo, che costa 30-40 euro, lo troverei già da venderlo nuovo, però voglio proprio riutilizzare questo qui. Dunque adesso andrò a tagliare questa sezione qua di lavandino, praticamente questo che invece verrà buttato via, per installarlo qua, in questa zona qui, praticamente di questo cassettone estraibile qui. Bene, iniziamo, facciamo un po' di casino e tagliamo.
Bene, si è arrivato un dunque. Praticamente il lavandino va messo così. Abitato qua dietro, abitato qua. Quindi adesso rifaccio questo qui perché questo qui è sempre stato provvisorio, con una bella guarnizione come questa, e poi relative modifiche sotto. Bene, all'opera. Il lavoro consiste in questa operazione: prendere il cassettone, smontare lo schienale, prendere il pezzo da cui ricavare il pezzo definitivo. Mi piace un sacco questo tavolo, che non è fatto per fare queste cose, ma è molto modulabile e mi sono trovato veramente bene. Per cui se avete un vecchio tavolo, non buttatelo via, potrebbe essere utile per dei lavori del genere. Poi ho ritagliato la parte che mi servirà per far passare i tubi del lavandino, prendo la fresa con la solita lama per fare l'intaglio, calibro bene l'altezza del taglio e procedo nel fare l'incavo per la guarnizione. E copio i buchi dal vecchio pezzo e riavvito tutto quanto insieme, facendo attenzione a non sbagliare con i vari accoppiamenti, ma non ne ho fatto abbastanza perché poi ho dovuto rifare qualche buco. Risolto questo problema, ho messo una bella guarnizione al lavandino e l'ho posizionato in modo definitivo con delle viti, perché in caso di necessità posso ancora smontarlo. E poi ho applicato col solito sistema la guarnizione al suo posto, così quando apro completamente il cassetto ci sarà anche la guarnizione là. Dopo un po' di consultazioni con la Bing per capire quale sarebbe stata la posizione migliore per il lavandino, che alla fine ho deciso di usare quello originale. Ovviamente non sarà più sopra, ma sarà rivolto all'interno del lavandino. E nel frattempo si è fatto praticamente buio. Tomorrow. Rieccoci qua, nuova giornata di lavori. Adesso ho perso un po' il conto dei giorni che sto dietro a questa faccenda qua. Qui c'è il rubinetto vecchio che volevo usare perché non era niente male, ancora teneva perfettamente, però ci sono delle piccole problematiche. Anche se questo qua è veramente bello. Comunque ieri sera ormai era quasi mezzanotte, per cui ho lasciato perdere. C'ha il suo fascino, no? C'ha il suo fascino, una volta pulito secondo me è ancora molto bello. Ci siamo messi così, ho di nuovo rismontato tutto quanto. Questo è il pezzo che va qua. Adesso c'è questo taglio per il profilo, quello largo, che sporge in modo che va sopra qua, per evitare che l'acqua bagni eventualmente questo legno qua. Il profilo di gommato andrà sopra questo qua di qualche millimetro, non che ci si fa la doccia su questa parte qui, però insomma meglio evitare. Dai. Oggi dovrei riuscire a finirlo, compreso i collegamenti acque chiare e lo scarico delle acque grigie. Proseguiamo. Se non mi sbaglio avevo preso ben 20 metri di questa guarnizione qua. Mi è avanzato solo questo. Ok. È abbastanza complesso questo mobile qua dietro, eh. Avevo iniziato con l'idea che era molto più semplice, ma è un po' work in progress. Adesso ricentriamo i buchi. Bene, adesso proseguiamo velocemente. Ecco qua. Bene, il lavoro finito. Dai, ha il suo effetto buono, mi piace molto. C'è riflesso, dai, non è proprio il nuovo, però va bene, dai. Bello. Oltretutto è liscio, senza neanche un graffiettino. Idem con patate per questo. È il parafuoco, che serve un paravento, ma in realtà è per difendere il mobile. La cosa interessante, che oltre che fare da protezione per il mobile, può essere usato anche come specchio la mattina. Ma un'altra cosa che ha, quando questo qua chiude, praticamente va a prendere anche perfettamente il fornelletto e lo schiaccia contro la parete. Tac. E questo non si muove. Cioè, muovo il mobile, ma lui non si muove. Ottimo. Ecco, vi faccio vedere come ho fatto per lucidare. Ho preso una spazzola metallica, a cui ci ho messo dentro dello scotch, che non c'erano fili pericolosi che potevano graffiare in giro. Ho preso una spugnetta di quelle per lavare i piatti normali, l'ho ritagliata più o meno tonda. Ho fatto aderire la spazzola metallica alla parte qua, ovviamente sta attaccata fissa, non si muove, e ho usato per lucidare la spugna, questa qua. Così se avete bisogno di lucidare un lavandino o altre cose potete fare così. Ovviamente non schiacciate troppo, perché sennò si arriva al punto che magari si riesce anche a graffiare qualcosa con la parte qua metallica. Bene, fatto questo, cioè adesso si mangia e poi dopo si prova questo e si collega. Fatto un attimo.
Ok ragazzi, maledizione, mi sono sbagliato e adesso devo correggere un attimino questo pezzo dove c'è la scina. Praticamente il fornello, essendo imbucato lì, non va bene per quanto riguarda la temperatura che potrebbe formarsi intorno mettendo delle pentole grandi. E allora sì, la paratina in alto va bene, però intorno no, per cui diventerebbe un pochino troppo complicato e poi lì un po' imbucato in realtà è un pochino scomodo da usare. Pertanto adesso faccio una piccola modifica. Ci sono le cerniere, ne ho capito qualcosa, avanti. Allora, eccoci qua. Vediamo di rimontare tutto. Ci ho dimenticato il trapano. Mamma mia. Devo rifare le scale, vado a prendere il trapano. 12 seconds later. Bene, rimontiamo tutto. Questo. Tutto fisso. Bene, ho montato finalmente il cassetto. Qua adesso sto facendo i collegamenti, che sto cercando di trovare il modo di fare abbastanza fluido il movimento. Poi adesso tenete ben presente questa zona che voi direte: ma com'è tutto questo spazio qua dietro vuoto? Non è vuoto. Allora, qua tu adesso va giù, fa il giro, ma lo lascerò molto abbondante. Vedrete che se funziona è una cosa pazzesca. Seguitemi, iscrivetevi al canale, è gratuito, e poi quando arriverà il momento di questa cosa qui, se funziona, è la svolta per i vostri guadagni. Continuiamo. Adesso operazione delicatissima, questo vale tutto. Vediamo un po'. Perfetto, tiriamo a mano. Bene, dovrebbe funzionare. Dunque, qua abbastanza in linea, si apre. Avevo calcolato per di qua, taglierò questo per forza, sarò demente. Comunque smonto questo, lo taglio, vedete, almeno si smonta facile. Come avete visto, ogni pezzo è smontabile a sé stante dal resto. C'è un po' sta mania io, però è così. Andiamo a tagliarla. Rieccoci qua. Adesso la tagliamo senza problemi con questa bellissima oltranza che avrà almeno 100 anni. Piccola spenatina, senti che roba, non c'è neanche la bava, che attrezzo fantastico. Continuiamo. Ok, adesso una piccola rifinitura. Adesso un po' di lima, un po' di carta fina, sempre più fina, finché si lucida tutto, in modo che diventa tutto splendido uguale anche il bordo lavorato. Faccio vedere il lavoro finito. E già che ci siamo faccio anche un pezzettino mancante del mobile. Allora, vediamo se riesco a farmi male in diretta. Bene, ancora tutte le dita. Non ho rifatto la casa, prima sarebbe stato da fare il taglio nella zona che mi interessava e poi dopo ritagliare il pezzo. Va bene, con un po' di pratica e un po' di dimestichezza magari si può fare a meno, ma se non siete abbastanza pratici con le mani magari non fatelo. Three weeks later. Eccoci qua, allora, questo qui era l'idea iniziale, il primo bozzetto che avevo fatto praticamente per il mobile, e adesso è così. Dai, è arrivato abbastanza simile a come l'avevo pensata, ma adesso vi illustrerò per bene il mobile. Ma prima di illustrarvi il mobile voglio farvi vedere come ho fatto a fare questa canaletta, perché non ho trovato la canaletta delle misure che volevo io, dunque l'ho creato facendo così. Praticamente ho fissato prima al muro il quadratino di legno e poi da sotto ho fissato il profilo sul quadratino di legno, e qui al lato rimane pure dello spazio per passare eventuali cavi, che mi farà ultra comodo. Come avete visto, da tutti i lavori fatti è stato un bel po' complicato farlo, ma tra errori, sbagli, misurazioni sbagliate e altre cose sembra che ce l'ho fatta. Dunque, il mobile 2 in 1. Allora, come avete già visto in altre ispezioni di video, il mobile è composto da 3 settori principalmente. Iniziamo dalla parte bassa, dove abbiamo il portapotti, fuori così, su rotelle con un sistema di floccaggio a peso. Nel momento in cui c'è peso c'è grip sui due gommini e non si sposta più, che va perfettamente all'interno della sede. Qui c'è il reparto
bagno, c'è dentro tutto quello che riguarda l'igiene intima, carta igienica, shampoo e tutte queste cose che servono, lucettina notturna, che può essere anche bianca, carina questa qui, ricaricabile manovella, è proprio simpatica, dell'acqueccia, e devo dire funziona bene, la batteria dura tantissimo, quando si ricarica a manovella si riesce ad avere una bella autonomia girando non troppo la manovella. Da qua respirerà il riscaldamento, che come avete visto ho fatto un passaggio d'aria che passa dentro il mobile qui fino ad arrivare al riscaldamento, che ovviamente adesso non è ancora definitiva la cosa, ma ci farò un video apposta perché sarà abbastanza complicato anche quello, sarà un po' di cose da vedere, comunque sarà un altro video. Poi qui abbiamo un piccolo stivaggio per poter mettere piccole cose, ma anche questo è riservato a una cosa che vedrete nei prossimi video. Qui all'interno attualmente c'è un serbatoio provvisorio delle acque grigie, il serbatoio delle acque chiare e qua sotto c'è il riscaldamento che ovviamente dovrà essere ancora terminato, come ho detto, ma lo vedrete in un altro video. Questa zona qui è riservata praticamente al riscaldamento e portapotti. Qui abbiamo la dispensa che adesso abbiamo già utilizzato in un weekend con amici per vedere un po' la funzionalità e devo dire che si è rivelata veramente pratica. Questo è ancora vuoto, abbiamo messo questi contenitori in materiale, sembra lana pressata, che quando metti dentro le cose non fanno assolutamente rumore, stanno tutte quante belle ferme, un ottimo sistema, ve lo consiglio. Qui abbiamo una serie di pentole, tutte quante ne state una dentro l'altra. Qui ci sono tutto quello che riguarda la colazione, bottiglie, posate, mangiare, insomma dentro questi contenitori qua sta tutto quanto bello fermo. Questo qui è la dispensa. Qua sopra c'è un comodo vano dove adesso teniamo quelli per mangiare, ma in realtà ci si può mettere tante altre cose. Questa è una piccola centralina del furgone, molto semplice, luci, pompa acqua, frigo, che arriverà anche quello. E l'uscita, in questa uscita qui ci sarà collegato il riscaldamento, che posso anche staccarlo definitivamente perché può essere che magari io non so per qualche settimana non uso il furgone e allora voglio poterlo staccare completamente, anche perché per quanto poco consuma pochissimo, però consuma anche da spento. Poi c'è il pezzo forte del mobile, questo cassettone qua. In questo cassettone abbiamo il lavandino, che è anche già un po' sporco, da adesso abbiamo usato, lavandino che è risultato più comodo del previsto, questo rubinetto in questa posizione, una volta pulito è venuto anche, devo dire, bellino. E qui abbiamo il fornelletto, quando faccio caffè, che è piccolino, rimane qua dentro, metto magnete che tiene, a me piacciono i magneti. Nel momento in cui ho bisogno di mettere su qualcosa di grosso, faccio altro che fare così, e così posso utilizzare le pentole grandi senza rischio di rovinare intorno al mobile. Se voglio posso tenerlo anche più in qua, posso tenerlo più in là, insomma tutto il piano è pari, per cui. E questo è quello che riguarda il mobile 2 in 1, come vi ricordo c'era un mobile qua sotto proprio che ostruiva troppo e quando il letto era fatto praticamente bisognava fare la conta per chi stava in piedi e per chi stava nel letto, e invece così funziona, finalmente si riesce a muovere meglio all'interno di questo minivan. Qua ci sono, qua e là ci sono i blocchi del cassetto, fare in modo che quando è dentro è chiuso, questo qua non si muove, perfettamente aderente, non traballa, non succede niente. Perfetto, ho provato già in situazioni abbastanza limite perché come detto il furgone non va niente e bisogna sempre mantenere l'andatura, curve, non curve, gomito, rotonde, si fa sempre tutto a manetta, per cui ho notato che sta tutto bello fermo, non c'è nessun rumore, una cosa eccezionale. Altri lavoretti che ho fatto tutta questa parte qua con quel bordino che vedete lì, che adesso vi faccio vedere anche dalla porta, copre tutto quanto quello che c'era prima di vari spessori. Questo è l'indicatore del livello dell'acqua. Schiaccio qua, si accende la luce e vedo direttamente nel serbatoio quanta acqua c'è. Questa qui è una bocchetta di riscaldamento, ancora non funziona. Questo è lo sfiato del vecchio sistema di riscaldamento che verrà ancora utilizzato. Praticamente si apre in questo modo qui e si chiude. E sarà lo sfogo per l'aria, ma vedrete perché e in che condizioni sarà usato. Adesso devo dire che lo spazio è veramente tanto, è tanto rispetto a prima. Adesso invece, oh, fantastico, mamma mia che bello. Dunque spero che questi video sull'argomento mobili 2 in 1 vi sia piaciuto abbastanza. Condividete con amici che magari hanno bisogno di fare un lavoro simile, per il loro van, camper o qualsiasi altra cosa. Poi se questo video vi è piaciuto, comunque come dicevo prima, magari mettete anche un bel like, che fa sempre piacere a me e anche all'algoritmo. Commentate, che quello fa molto piacere all'algoritmo e anche a me. E poi se non volete perdervi altri lavori simili o altre smanettate di qualsiasi genere e volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Per cui da me il mobile 2 in 1 e Arranco è tutto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!